Viviamo in un mondo in perenne movimento, come un vortice che accelera ogni giorno. Le certezze di un tempo vacillano, nuove sfide si profilano all'orizzonte. Le aziende, come naviganti in mare aperto, si trovano ad affrontare un panorama economico e sociale in continuo mutamento. Difficoltà a reperire le materie prime, trasformazione digitale e, non ultime, le sfide geopolitiche sono solo alcuni degli scogli che rendono il mare agitato e pieno di insidie. In questo scenario, le crisi aziendali non sono più eventi eccezionali, ma una realtà con cui le imprese, dalle piccole realtà artigianali ai grandi gruppi industriali, devono imparare a fare i conti. Che si tratti di crisi finanziarie, come uno tsunami improvviso, o di crisi reputazionali che si insinuano come un virus, o ancora di crisi operative, la capacità di rispondere con prontezza ed efficacia può fare la differenza. Ma cosa significa davvero gestire una crisi? Come possono le aziende prepararsi al meglio per affrontare queste situazioni complesse e delicate, come un funambolo sul filo? Questo percorso che intraprendiamo insieme si propone di fornire una guida chiara e pratica alla gestione integrata delle crisi aziendali, offrendo strumenti e strategie concrete per trasformare le sfide in opportunità di crescita e di apprendimento, proprio come l'araba fenice che risorge dalle proprie ceneri. Attraverso un viaggio articolato in diverse tappe, analizzeremo i passi fondamentali per costruire un'organizzazione resiliente, capace di adattarsi ai cambiamenti repentini del contesto esterno, come un albero che piega i suoi rami al vento senza spezzarsi. Dall'analisi sistematica della crisi, come un detective che raccoglie gli indizi, alla creazione di un team dedicato, un gruppo scelto di esperti pronti all'azione, dalla gestione finanziaria, il timone della nostra imbarcazione, all'importanza della leadership trasformativa, il nostro faro nella notte, esploreremo le diverse sfaccettature di un processo complesso e affascinante, che richiede un approccio di insieme e multidisciplinare. La gestione integrata delle crisi non si improvvisa. È un processo strutturato e continuo, che coinvolge tutte le aree dell'azienda, dalla sala di comando ai singoli membri dell'equipaggio. Come la costruzione di un'arca per affrontare il diluvio, mira a prevenire le crisi e a trasformare le difficoltà in opportunità. La gestione delle crisi non può essere delegata a un singolo individuo. Richiede la collaborazione di tutte le funzioni aziendali, una sinfonia di strumenti che crea un'armonia perfetta. La leadership forte è indispensabile per guidare l'azienda attraverso la tempesta, come un timoniere esperto che mantiene la rotta. In un mondo complesso, la capacità di gestire le crisi in modo integrato è un fattore critico di successo. Immaginiamo un'imbarcazione colta alla sprovvista da una tempesta improvvisa. La prima reazione potrebbe essere quella di correre ai ripari in preda al panico. Quando un'azienda affronta una crisi, è fondamentale mantenere la calma. Il primo passo consiste nell'identificare la natura della crisi. Una volta compresa la natura della crisi, è possibile definire gli obiettivi da raggiungere. Definire obiettivi chiari è fondamentale per orientare le azioni. Solo attraverso un'analisi a 360 gradi è possibile sviluppare una strategia efficace. La squadra d'assalto. Costruire un crisis management team efficace. Quando la nave è in tempesta, non basta un solo marinaio per condurla in porto. Serve un equipaggio affiatato, con competenze specifiche e ruoli ben definiti. Per gestire una crisi aziendale è indispensabile creare un crisis management team, composto da individui con esperienza e capacità decisionali. Il CMT, guidato da un leader forte, coordina tutte le attività legate alla gestione della crisi. La composizione del team può variare a seconda della natura e dell'entità della crisi. Include figure chiave come il CEO, il CFO, il responsabile della comunicazione, il responsabile delle risorse umane e il responsabile legale. Un team di esperti con competenze complementari. Il CMT deve essere in grado di agire in modo rapido ed efficace e adattarsi ai cambiamenti repentini della situazione. Un crisis management team ben preparato rappresenta un elemento chiave per affrontare le crisi con successo. Le finanze in prima linea. Gestire la liquidità e gli investimenti. Le crisi aziendali, indipendentemente dalla loro natura,
hanno quasi sempre un impatto significativo sulle finanze dell'azienda, come un terremoto che scuote le fondamenta di un edificio. La diminuzione delle vendite, come un fiume che si prosciuga, l'aumento dei costi, come un'impennata dei prezzi delle materie prime, la perdita di fiducia degli investitori, come un'ombra che si allunga sul futuro, sono solo alcuni dei fattori che possono mettere a dura prova la liquidità e la stabilità finanziaria dell'organizzazione, come un peso che rischia di farci affondare. Per questo motivo, la gestione finanziaria riveste un ruolo centrale nella strategia di gestione delle crisi, come il timone di una nave in tempesta. Il primo passo consiste nell'effettuare un'analisi accurata della situazione finanziaria dell'azienda, valutando l'impatto potenziale della crisi sui flussi di cassa, sul capitale circolante e sulla redditività, come un medico che visita un paziente per valutare lo stato di salute. Sulla base di questa analisi è possibile definire un piano di azione per proteggere la liquidità e garantire la continuità aziendale, come un architetto che progetta le fondamenta di un edificio. Le misure da adottare possono includere la riduzione dei costi non essenziali, come un sarto che taglia il tessuto in eccesso, il rinegoziazione dei debiti con i fornitori, come un abile negoziatore che ottiene un accordo vantaggioso, la richiesta di finanziamenti straordinari, come una boccata d'ossigeno per un subacqueo in difficoltà, la cessione di asset non strategici, come un marinaio che alleggerisce il carico della nave per affrontare la tempesta. La gestione degli investimenti, in tempi di crisi, richiede particolare attenzione, come un giardiniere che si prende cura delle sue piante durante un periodo di siccità. È fondamentale valutare attentamente il rischio di ogni investimento e dare priorità ai progetti che possono generare un ritorno economico nel breve termine, come un contadino che sceglie le colture più adatte al clima e al terreno. Inoltre, è importante mantenere un dialogo costante e trasparente con gli investitori, informandoli in modo chiaro e tempestivo sull'andamento della crisi e sulle misure che l'azienda sta adottando per fronteggiarla, come un faro che guida le navi nella notte. Una gestione finanziaria oculata e strategica è fondamentale per superare la crisi e per porre le basi per una solida ripresa, come un ponte che ci permette di attraversare un fiume in piena. La leadership trasformativa. Guidare con coraggio e determinazione. In tempi di burrasca, un capitano insicuro e indeciso può portare la nave alla deriva, come un gregge senza pastore. Al contrario, un leader coraggioso e determinato, capace di infondere fiducia e speranza nel proprio equipaggio, può fare la differenza, come un condottiero che guida il suo esercito alla vittoria. Allo stesso modo, durante una crisi aziendale, la leadership trasformativa diventa un fattore critico di successo, come un faro che illumina la rotta nella notte. Ma cosa si intende per leadership trasformativa? Si tratta di uno stile di leadership che va oltre la semplice gestione delle attività quotidiane, come un direttore d'orchestra che non si limita a battere il tempo, ma ispira i musicisti a dare il meglio di sé. Un leader trasformativo è un visionario, capace di vedere oltre la crisi e di immaginare un futuro migliore per l'azienda, come un esploratore che si spinge oltre i confini del mondo conosciuto. È un comunicatore empatico, che sa ascoltare le preoccupazioni dei propri collaboratori e infondere loro coraggio e motivazione, come un padre che incoraggia i propri figli. È un decisionista, capace di prendere decisioni difficili in tempi rapidi, senza lasciarsi paralizzare dalla paura, come un chirurgo che opera a cuore aperto. La leadership trasformativa si manifesta attraverso comportamenti concreti, la capacità di mantenere la calma e la lucidità, anche nelle situazioni più critiche, come un alpinista che affronta una parete rocciosa, la trasparenza nella comunicazione, come un cielo terso senza nuvole, la capacità di motivare e ispirare il team, come un allenatore che sprona la sua squadra a dare il massimo, la disponibilità ad assumersi le proprie responsabilità, come un capitano che non abbandona la sua nave, la capacità di adattare la propria leadership alle diverse fasi della crisi, come un camaleonte che si adatta all'ambiente circostante. Un leader trasformativo non si limita a gestire la crisi, ma la trasforma in un'opportunità di apprendimento e di crescita per sé e per l'intera organizzazione.
come un artigiano che trasforma un blocco di marmo in un'opera d'arte. Agilità e flessibilità. Ridefinire i processi aziendali. Le crisi spesso mettono in luce i punti deboli di un'organizzazione, come un temporale che fa emergere le crepe di un edificio. Processi aziendali rigidi e obsoleti, che in passato potevano sembrare funzionali, come un vecchio paio di scarpe ormai scomode, possono rivelarsi inefficienti e controproducenti in situazioni di emergenza, come un abito elegante ma inadatto a una corsa. Per questo motivo, la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di rivedere i propri processi aziendali diventa essenziale per affrontare con successo le sfide impreviste, come un acrobata che si muove con disinvoltura su un filo sospeso nel vuoto. L'agilità aziendale si traduce nella capacità di rispondere in modo rapido ed efficace alle sollecitazioni del mercato e del contesto esterno, come un felino che schiva gli ostacoli con prontezza. Significa saper modificare i propri piani, ridefinire le priorità, riallocare le risorse in base alle nuove esigenze, come un direttore d'orchestra che adatta l'esecuzione di un brano alle reazioni del pubblico. In un mondo in continua evoluzione, l'agilità non è più un'opzione, ma una necessità per la sopravvivenza e il successo delle imprese, come l'acqua, che si adatta alla forma del recipiente che la contiene. La flessibilità, invece, si riferisce alla capacità di adattarsi alle diverse situazioni e di trovare soluzioni creative ai problemi, come un artigiano che modella la materia prima con maestria. Un'organizzazione flessibile è in grado di modificare la propria struttura, i propri processi e i propri modelli di business in base alle esigenze del momento, senza rimanere intrappolata in schemi rigidi e predefiniti, come un fiume che trova sempre la strada verso il mare. Ridefinire i processi aziendali in un'ottica di agilità e flessibilità richiede un cambiamento culturale profondo che coinvolge tutti i livelli dell'organizzazione come un vento di rinnovamento che soffia in ogni angolo. È necessario promuovere una mentalità aperta al cambiamento, incoraggiare l'assunzione di rischi calcolati, premiare l'iniziativa e la creatività, come un giardiniere che si prende cura delle sue piante con amore e dedizione. Solo così le aziende potranno affrontare con successo le sfide del futuro e trasformare le crisi in opportunità di crescita e di innovazione, come un albero che trae nutrimento dalla terra e dalla pioggia per crescere forte e rigoglioso.